Buon pomeriggio a tutti e benvenuti nel nuovo format, le BSB News. Ovviamente spiegate male, pure quelle. Ciao Ale. Ciao, ciao a tutti. Ok, stavo facendo un po' la scema, come al solito, insomma. E sì, volevamo fare un po' le professional, tipo Di uno. telegiornale, tipo TG. Non abbiamo la faccia da TG Professional, però fa niente. Ma come possiamo guardare? Io ho più gli occhialetti. Hai ragione, tu hai pure Serve gli il gobbo, però, e non ce l'abbiamo. Manca il Gobi, io in realtà ho il quadernino con gli appunti lì. No, oggi io vado proprio a braccio, quindi aiuto. Abbraccio. Allora, perché questo nuovo format? Perché ultimamente con la scusa della imminente residency a Las Vegas, i nostri boys stanno uscendo dal letargo, escono dalle tane e Quasi fanno tutti, cose. quasi tutti. Quasi tutti escono dall'età e fanno cose e quindi abbiamo pensato che così, dato che immaginiamo che la maggior parte dei nostri ascoltatori come noi abbiano delle vite impegnate e magari si sono persi qualcosa, si sono persi dei pezzetti, abbiamo pensato potesse farvi piacere, essere utile un recap di quello che è successo, no, nel mondo Backstreet fino a oggi. Ta- ta-da-da. Ok. Dobbiamo mettere la musichetta. Ta 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 ta. Vabbè. Oppure Backstreet's Back. Ah no, Alright. no, è troppo. As long as there be music, we'll be coming back again. Anche volendo, adesso ci studiamo, ci ragioniamo. Noi siamo molto poco tech e ci manca la parte tech che è sempre Mel. Cui noi siamo, Sì. siamo Ciao, solo... Mel. Ciao Mel. Dunque, partiamo dal... Io lo chiamo il prezzemolino. Posso chiamarlo prezzemolino? Chiamiamolo Prezzemolino, Mm. Che come è quello, il nostro come il mascotte Alex. del lago di Garda, la di Gardaland, non si chiamava Prezzemolino, vabbè, niente. Prezzemolo è sì, è la mascotte di Eh, Gardaland, sì, 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 sì. Non ricordavo. Praticamente, allora, il nostro AJ è stato visto in più posti ultimamente e ha anche rilasciato delle interviste interessanti. Grande. Dunque, ha partecipato, non ricordo la data, ma ovviamente tanto è spiegato male, recentemente, comunque parliamo di massimo 2 settimane fa, agli iHeart Radio Music Awards. Sul red carpet per questi awards è stato intervistato e gli hanno ovviamente chiesto svariate cose, tra cui di Tutte le stesse domande, le interviste che ho visto io hanno più o meno fatte tutte le interviste, le stesse domande. sì, io difatti ne ho vista una fondamentalmente. Ho detto, ma Ecco, sono messi d'accordo, non c'hanno nient'altro da chiedere. comunque gli hanno chiesto di spill the tea sulla residency, ovviamente, no? Quindi di dare indiscrezioni. E quello che ne è uscito, poca roba, niente di che, è stata che dobbiamo aspettarci qualcosa di, cito testualmente il nostro AJ, very cold and very intense. Allora, Very Cold a Las Vegas è apprezzato. Sì, Cioè, no, poi soprattutto a un loro concerto, capito? sì, no, ma poi Very Cold a Las Vegas a luglio, inizio agosto, Io- grazie. Tra l'altro diceva che dalle 9 date sono diventate, ne stanno per aggiungere altre perché sono sold out. Ah, sì? Quindi Pure? finché ha Ah, detto finché ci vorranno, quindi noi li vedremo, cioè noi in Europa li vedremo, si sa. mai Io più continuo sempre a probabilmente di fare questi una posti. residency veloce veloce in Europa, loro stanno da una parte e noi li andiamo a trovare. Sì, ma c'hanno il culo pesante, come diciamo sempre, quindi stare a casa loro gli viene più comodo. In E ogni poi caso, sono vestiti tutti di bianco. Mi raccomando, se voi ci state seguendo e doveste andare lì, vestitevi di bianco. sì, Che ce poi a me l'hanno su questa piace, storia.
Esatto, Sì, io ho fatto notare che il mio problema non sarebbe tanto perché questa storia del vestirsi di bianco ha fatto scaturire un sacco di malcontento, no? Tra le fan perché giustamente, ma il bianco è un colore complicato, non sta bene a tutti, eccetera. Io ho notato che per me non è tanto un problema che mi stia bene o che non mi stia bene, è che per come sono fatta io, tratta albergo Sphere, qualsiasi cosa bianca sarebbe già sporca, conoscendomi, perché mi ci sarei versata sopra, boh, la Coca-Cola, il gelato, la qualunque. Ma questo come sarà avevo eventualmente. prima e mi sono dovuta cambiare perché ci ho messo la Nutella sopra. Ecco, vedi, ma questo sarà un eventuale problema del se andrò a Las Vegas. Invece, altra indiscrezione che a me ha lasciato basita, e infatti ne parlavamo prima con Ale, parlano di uno show di 24 canzoni, di cui alcune inserite in un medley. E a me sta cosa ha sbalordito, ma in negativo, nel senso che nel DNA non ne facevano una roba tipo 33, Una cosa del genere, se su una 33 32, 33, una cosa di questo tipo. con i medley, sì, però, cioè, Con i voglio dire, medley, con perché solo che erano poche robe, però insomma. io spero che gli intramezzi, nel senso del cantare, del chiacchierare, raccontare aneddoti magari, durino abbastanza, perché sennò quanto dura? Cioè, no, Allora, sì, anche se devo dirti la verità, per quanto io li adori quando fanno i cretini e raccontano le cose, alla Sphere io ci vado perché li voglio sentire cantare, voglio vedere lo show all'interno di quell'arena lì. magari... Vabbè, vedremo. Ecco. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate voi, se vi sembra pochino 24 canzoni, vi aspettavate di più, o Più se invece medley, per tra voi. il medley e il medley, quindi saranno 20 Esatto. canzoni, to. Sì, perché almeno 4 in un medley ce le vorrei mettere. Eh, appunto. Vabbè, comunque questa è un'altra cosa. Poi, vabbè, lui chiaramente ha parlato anche di cose sue personali, quindi ha detto che ha adesso ragazzi, prendete sempre tutto con le pinze perché stiamo parlando di Alex, che io ci credo quando lo vedo, ma Io pare quando ci lo sia... sento, Quando lo sento, credo che lui ha detto che ci sarà un nuovo singolo nei prossimi mesi, suo personale, e anche lui soon ha ripreso Soon, anche il suo. un EP verso la fine dell'anno, cioè più tardi nel corso dell'anno, e lui spera anche di poter fare degli show per promuovere l'EP. E poi ha dato colpa ai Backstreet Boys se non ha potuto fare che ha dovuto rimandare, che dice da sempre questi CD. No, perché Ce l'avete una presente quella gag di Aldo, Giovanni e Giacomo in cui il braccio non così, ma ricordo chi, esatto, non so, ricordo chi dice all'altro metti il braccio così e Giovanni poi e Giacomo dice ma vai a sono. cagare. Ecco, Quello, ma va. più o meno, con tutto, sapete quanto io ami Alex, però per favore. Poi. Cambiamo, ah no, poi vabbè, AJ ha anche partecipato e parteciperà a delle convention. Nella fattispecie, lo scorso weekend è stato al Planet Comic Con di Kansas City e Missouri. e questo weekend ha in programma di essere al 90s Con ad Hartford in Connecticut. Quindi Non a casa delle Gilmore, non cioè a casa dei nonni dei Gilmore, nonni no, Gilmore. al 90s Con. Se qualcuno gira da quelle parti, salutatemelo. Comunque domenica va via presto. Domenica va via presto, C'era esatto. scritto così. Stamattina, tra l'altro, scusate, momento pucciosaggine mio, ha
pubblicato questa storia in cui così ringraziava tantissimo la gente della security dell'aeroporto di Los Angeles SSA. che l'aveva fatto, gli aveva fatto saltare i controlli cioè saltare la fila ai controlli, non saltare i Li controlli. ha fatti fare in modo un po' più veloce. Ecco, per permettergli di non perdere il volo, insomma. E lui era sconvolto dal fatto che avesse avuto questa carineria perché era un fan. Tra Benvenuto nel l'altro, mondo reale, Alex. Ti voglio tanto bene perché è stato molto carino e puccioso, però benvenuto nel mondo reale dove voi celebrità avete delle agevolazioni. stavo pensando a quando io stavo per prendere l'aereo che ne fregava. Nessuno, No. zero, Poi specialmente ovviamente. quando fai quei viaggi belli intercontinentali, no? Quindi Sì, 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 dall'Italia sì. quindi Però devo mi piace perché lui vive un pochino sugli unicorni, con gli unicorni sulle nuvolette, ma va bene, però gli No, vogliamo bene. e poi c'è da dire anche un'altra cosa, che proprio questa fresca fresca, proprio prima di iniziare a registrare, sono entrata un secondo su Twitter perché mi è arrivata una notifica. Ho letto che è andato a mangiare italiano ieri sera Oh! in un ristorante che si chiama Andiamo. Vabbè, voglio Oh, dire, scusate per chi ci sta solo ascoltando, chi ci vede ha visto la mia espressione, chi ci sta solo ascoltando se si domanda il perché della vieni, pausa, vieni, stavo ripensando esattamente alla gag di prima. Ma va bene. andiamo, Ehm, Andiamo, bene, andiamo tutti a mangiare da Andiamo con Alex. Poi, Allora, no, e poi ha parlato anche nelle interviste varie, mm, al di là della cretinata del mangiare italiano e andiamo, vabbè. Ha parlato anche scusami, Liam Payne sì, e l'avevo tralasciato perché sta storia di sto show, questo no, benedetto. lo so, presto sarà messo in onda. Soon! Esatto, era perché era Quando Sun e quindi questa avevo detto parola? magari quando poi sarà, magari ve lo diciamo. Ecco, al momento, sempre Sun, il solito Sun. Poi, a proposito di cibo, mi collego al discorso di cibo Ah, per no. passare al nostro Aui, che io io continuo a Vai. sostenere che Aui sia tra i cinque quello che ha capito tutto dalla vita. Aui, mio spirito guida, qua lo dico perché lui pensa, gli altri si stanno sbattendo a Las Vegas per fare lo show, eccetera. Lui pensa ad andare in vacanza in crociera in Antartide, Assurdo, sì. no? Con i pinguini ha Con i fatto il bagno pinguini, con le cose, a e mangiare poi a mangiare e per ad dirlo andare a... non so perché, giuro, non ne ho idea, ma pare l'abbiano invitato a un convegno di scrittori, boh, in Thailandia. Che nello stesso voglio dire, hotel White Lotus. Io ho visto solo la nello prima stesso hotel, scusami, ho di White perso? Lotus, la serie di Ah, televisiva. White Lotus, ok. Io ho visto solo la prima di stagione, fare sì, devo fare il catch up, insomma, devo rimettermi Io non l'ho proprio visto. aiuto. Però, Se no, non è che spiego male, proprio non so parlare. però io voglio dire a coloro che semmai gli organizzatori del convegno per scrittori in Thailandia ci stessero ascoltando, questa è una petizione. Io non sono una scrittrice, mi piace tanto scrivere, ma non sono una scrittrice, ma se mi Neanche vogliono brava. invitare, sono qua. Io non so scrivere, quindi mi servirebbe no? Io vengo, Un convegno di mi piace scrittori. tanto, vengo volentieri. Leggo tutti i libri mentre sono sdraiata, Faccio l'editor volendo. No, no. leggo i Quindi libri e questo è do... il nostro Howie. Poi, altre cose. Prima di arrivare al... No? Di Non chi ti sei parliamo? sentita, Ale, scusami? No, proprio a proposito di parlare di cibo, parliamo dell'altro che è del cibo o parliamo degli Parliamo altri? dell'altro del cibo, sì, sì, stando in tema cibo, allora abbiamo la signora Richardson per gli amici Christine, che mentre il marito
a ti parte deve fare i capelli. a parte una piccola apparizione di cui parleremo più tardi, è boh, sperso a giocare a football, suppongo, e spero esatto intanto che lui pensi sempre all'ipotesi di tagliarsi i capelli per la residency. La signora Richardson invece, insieme a una sua amica, che peraltro è la moglie di un attore abbastanza famoso, tale Ryan McPartlin, che per intenderci ha Aspetta. recitato in Chuck, ha recitato in Heart of Dixie e altre cose, un sacco di film di Natale che io probabilmente avrò visto, ma non ricordo. Anche un bel manzo di uomo. Decisamente, sì, sì, perché noi parliamo del signor Richardson, ma anche il signor McPartlin, devo Che dire che sono migliori amici, stanno sempre insieme, infatti, beh, un bel duo. beati chi se li può vedere insieme. Sì, Comunque, le due signore, che evidentemente sono diventate amiche anche loro, apriranno, cioè inizieranno a breve un podcast o comunque un format di cucina che si chiama Let's Whip It Up. E hanno già la pagina su Instagram per chi volesse seguirli. E boh, non lo so, io spero che ci diano delle ricette interessanti. infatti, no, Loro sono no, ma entrambe molto magre, quindi non mi ispirano tutta questa fiducia. Io preferisco per le questioni di cucina gente un pochino più in carne, ma forse è un pregiudizio, quindi mi sai riservo che di cosa mi fa arrabbiare a me? Che cosa? negli Stati Uniti vedi gente mangiare 8 volte quello che mangio io normalmente, ma non negli ultimi giorni, e essere così. E poi vedi gente che tipo me, che sono europea, vado negli Stati Uniti, mangio e prendo 10 kg in una settimana quasi. Vabbè. E quindi probabilmente loro sono nel... Poi vabbè, si muovono, io non... Esatto, stavo per dire, Christine comunque Io fa faccio la... Basta. Vabbè, c'è anche gente fortunata che nasce con un ottimo metabolismo. Io, il mio penso che sia andato in vacanza da una decina d'anni a questa parte, ma questo è qua. Same, Non same. che io sia mai stata particolarmente longilinea, ma da una decina d'anni a questa parte la cosa è peggiorata. Quindi la signora Richardson, questo. Poi invece io arriverei alla... ah no, abbiamo Nick, prima di arrivare alla cosa totale. Abbiamo il nostro amico Nick che... ehm, allora, dopo aver cancellato il resto del suo tour da solista, ehm, come avevamo detto, adducendo così, Problemi familiari. motivazione di... Ma in realtà, secondo me, la questione dei problemi familiari è stata una errata traduzione di una testata giornalistica asiatica. Adesso non so esattamente dove. Magari è unforeseen Lui ha circumstances. parlato di unforeseen circumstances, quindi di circostanze Solito. inaspettate, eccetera, che poi parleremo, secondo me, quali erano queste circostanze inaspettate. Comunque, Lui fa il papino che si brucia e cucina. al momento fa esatto, il pancake daddy. Io ho sempre una Tra l'altro l'ha paura. messa di hashtag Pancake Daddy, eh? Io ho sempre una paura quando lo vedo cucinare, cioè veramente, dopo averlo visto girare i French toast con le dita. Non ha Ehm, niente innervazioni nelle mani. Molto bene, Nick, certo. Comunque fa quello, fa lo sports daddy, si porta i figlioli a fare sport di qualsiasi tipo. Ehm, Pearl ha capito tutto perché Perlina non ci sta quasi mai a fare sport, giustamente. Perlina, no, Perlina ha detto, Perlina, guarda, sai che c'è? a Perlina gli pesa un po' il derrière come a me. Può darsi altamente. Niente, però riguardo a Nick, al di là di questa stupidaggine, allora ha per l'ennesima volta millantato una big surprise in uscita soon. Aprile ha detto. Sì, io
quando lo vedo anche lì ci credo e io gli ho... Ma l'aveva detto una data fortunata, io pensavo fosse il 17 di marzo, no? Il giorno di St. Patrick's Day. No, No. magari la data del giorno fortunato ho pensato, perché ad aprile ci sono varie date, c'è il suo anniversario di matrimonio con Lauren, mi pare sia il 12, poi c'è il E 19 già che è tanto nato se mi ricordo il mio, tu non devi capire che sapere quello di Nick è troppo per me. No, io me lo ricordo perché ci siamo sposati lo stesso anno e mi faceva tra virgolette ridere sta cosa. Vabbè, poi Odin è nato il 19 aprile, me lo ricordo perché è lo stesso giorno del compleanno di mia nonna. Poi Beck il 20 si sono uniti e il 21 è nata Pearl. Cioè, praticamente quei poveri due figli sono sfigatissimi perché sono nati nel mezzo di un anniversario e E quindi quindi speriamo, comunque, a sono parlare di questa big quest'altro secondo me. surprise, io gli ho risposto che sarà meglio che sia l'album perché ce E la sta io. facendo a fette da un anno e quindi sarebbe ora. La Ma prossima volta metto quel ritaglietto di quando ha parlato dell'album durante il Q&A a Vienna e lo metto e gli dico toh, tieni. ne ha dette di, passatemi il termine, stronzate durante il Q&A a Vienna e Come che lui penso a tutti gli altri. non ha profumo, lui è Natural Scent, come no? Ah ah. sì. Tra l'altro, a proposito di Natural Scent, ho visto da dei post di altre fan, eccetera, che a quanto pare la sua linea wellness, questa Carter CBD, eccetera, adesso è disponibile anche in Europa, o Ma meglio. senza CBD. Ma senza CBD perché ovviamente non si può, da noi è un po' più così complessa la situazione. So di alcune fan appunto che hanno acquistato questo cofanetto e l'hanno provata. Il mio commento è stato che per la cifra che chiedeva mi deve venire a insaponare la schiena lui direttamente. Io non ho visto la cifra, ma mi farei insaponare qualunque cosa. Questo non ne avevo dubbi, però io sai che sono sempre molto pratica e concreta. Ehm, Poi, altre cose importanti da dire su Nick, a parte le sue illazioni su un eventuale surprise, è che invece questo è assicurato il 14 di aprile, 15 di Quindi, aprile, poi sono dito scusatemi. io, sono La posso fare il 15 di aprile su Paramount Plus. Uscirà un documentario intitolato The Carters Hurts to Love You. Ora, tutti si ricorderanno che Hurts to Love You è il titolo della canzone che Nick ha scritto e ha dedicato a suo fratello Aaron quando è morto. Quindi questo documentario è stato voluto e curato, diciamo, da Angel, la sorella alla di Nick. regia di Soleil Moonfry, non so come si dice, che è quella che faceva Sabrina Vita da strega, la sua coinquilina faceva. Ok. Comunque un'attrice abbastanza conosciuta, non faceva solo quello, ma io mi ricordo solo quello, abbiate Tra pazienza. l'altro ho visto dal trailer peraltro disponibile, se lo cercate su YouTube, eccetera, lo si trova, e ho visto dal trailer che c'è anche tra insomma, i partecipanti del documentario che parla appunto di Aaron, proprio l'attrice di Sabrina Vita da strega, di cui adesso ho un vuoto, non ricordo il nome, Eh, ma John Hart. Melissa Joan Hart, esatto, lei. E poi c'è anche ex manager, credo sia stata di Aaron, quando era più manager o produttrice, non lo so, vabbè, comunque una della sua, di quando era più piccolino, poi dopo Quell'idea c'erano. è che Angel, giustamente, dopo tutti i vari documentari e le varie cose che sono state dette da quando Aaron è morto, ha deciso che vuole dire la sua verità, giustamente. E quindi hanno fatto questo documentario in cui compare anche Nick. Noi abbiamo assolutamente intenzione di vedere il documentario e poi di fare ovviamente una puntata del podcast in cui lo commentiamo, ne parliamo, insomma, le nostre Lo impressioni. vediamo, prendiamo le note, Esatto, ci prendiamo gli appunti e poi vi diciamo tutto. anche perché Anzi, a te, a me
forse perché sono coinvolta in prima persona, ma a me già il trailer mi ha fatto piangere. Sì, Perché, sarà sicuramente pesante da perché Nick guardare. nel trailer dice eravamo cinque e siamo rimasti solo io e te, lo dice alla sorella, e questa è una cosa che è molto molto forte. Poi tutti quanti, non so, gente, alcuna gente insensibile ha iniziato a incolpare Nick dicendo che voleva fare i soldi sulla morte del fratello. In realtà lui non ci prende un centesimo perché non è neanche, cioè non c'è, lui non ha neanche pubblicizzato questo documentario, ovviamente, perché è tutta una cosa di Angel Questo che ha documentario, tributo esatto. al fratello, ai fratelli, non ha detto solo al fratello, ha No, detto no, no, al infatti noi fratello e abbiamo alle parlato di sorelle. Aaron perché effettivamente la morte di Aaron è stata, Poi era il gemello, quindi. esatto, per Angel è stata quella più tragica perché chiaramente era suo gemello e poi comunque le circostanze in cui è morto Aaron erano particolari. Ma poi tutti quelli che ci hanno mangiato sopra dopo, veramente quelli Esatto, però chiaramente ricordiamo che Nick e Angel hanno perso altre due sorelle, tre, due e mezza, cioè no, non nel lui senso il che, padre, nel perché senso che una era praticamente la anche nel trailer, sorellastra. sì, sì, la prima, diciamo, la prima figlia del padre, ma anche il padre poi, perché Sì, sì. comunque l'abbiamo già detto, parla di quanto sia stata disfunzionale la loro famiglia, e anche dei problemi mentali che girano in famiglia e gente che non si è presa cura di se stessa. Cioè io ho visto la mamma, eh, Jane, che diceva a una BJ piccolissima, hai detto la verità, perché ricordati che se, tipo, se non dici la verità, stanotte puoi morire nel sonno. Sì, che è una cosa da dire a tua figlioletta piccola. Una, Proprio. una cosa, Come mamma, far crescere ha i avuto figli con 4 anni, l'ansia? credo, ma Comunque, neanche. vabbè, di questa cosa adesso non ci dilunghiamo più di tanto perché tanto poi avremo modo di parlarne approfonditamente quando il documentario sarà uscito. Anzi, vi invitiamo, chiaramente passeranno qualche giorno tra l'uscita del documentario e quando noi riusciremo a registrare la puntata, anche perché cadrà un po' in mezzo a un periodo tra vacanze e altri progetti che abbiamo in mente per quel periodo un po' insomma, complicato, diciamo. Per cui, se avete, se lo vedete anche voi e avete delle domande o delle questioni di cui vorreste che parlassimo, scrivetecelo. Sui social, nei direct o sotto un post, insomma, in qualche modo, o anche qua semplicemente Sì, nei nel commenti. video e noi cercheremo di accontentarvi. Tra l'altro si può commentare anche su Spotify. Sì, 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 assolutamente. Si può commentare anche su Spotify, quindi anche chi ci ascolta e non ci guarda, assolutamente può lasciarci un commento. Ultima cosa di cui parlare, e secondo il mio modestissimo parere, motivo per cui il nostro Nick ha mollato 4-0 il tour dicendo, sai che c'è, me torno a casa. No, Il diciamo. problema è che lui è di Las Vegas, quindi c'era anche un motivo. Sì, ma poi secondo me a un certo punto poi gli hanno anche detto, ascolta, una volta che sei tornato a casa, resta qua e dacci una mano a organizzare sta maradan di cosa. Sì, anche perché Quindi, ha detto sempre AJ, ha detto che ci vogliono tipo 6 mesi per ideare tutto quanto, sì, magari sì, sì, online non si poteva fare più di lo tanto. sapevo che la Sphere era una venue complicata come a livello gestionale e di organizzazione dello show proprio. Quindi, perché stiamo parlando di Las Vegas? Perché il 16 di marzo a Las Vegas si è tenuto la Las Vegas Motor Speedway, cioè una gara Belli. NASCAR. eh, del circuito della NASCAR, esatto, che va un sacco di moda negli Stati Uniti, da noi non è Noi particolarmente. a Formula 1 è quella più, perché hanno Abbiamo la detto, Formula 1 in scusa, America. ma che è sta cosa? Girano, fanno il cerchio. Ho detto, che pizza! E che è come la Formula 1? No, non credo proprio. E non tocchiamo la Ferrari. Non Eh, tocchiamo, no, ma poi è ma la decisamente Formula 1 un'altra in roba. generale, no.
proveremo Però vabbè, 8 a loro cose piace questa cosa diverse. qua e voi direte cosa cacchio c'entrano i Backstreet Boys con la NASCAR? Ci arriviamo. Anche noi ce lo siamo chiesto, Ce lo però siamo vabbè. domandato anche noi, effettivamente. Praticamente cosa è successo? Che una delle macchine in gara, attenzione che ho fatto i compiti, ho preso gli appunti, Questo non è una, spiegato male, eh? Questo è spiegato bene. questo è spiegato bene perché ho gli appunti, una Toyota Camry XSE, la numero 42, praticamente ha corso con una livrea dedicata ai BSB, alla loro residency, alla Sphere. La, ehm, la, la macchina, scusatemi, era guidata da John Hunter Nemecek, suppongo si dica così, è scritto così, non so come si pronuncia. Sembra un cognome di queste parti qua. Comunque, da questo che pare sia un pilota molto famoso nella NASCAR, non seguendo la NASCAR, non ne ho la più pallida No, idea. ma avessi detto Charles Leclerc nella Ferrari, cioè nella Formula 1, o Verstappen o chiunque nella Formula 1. Sono più ferrata anch'io sulla Formula 1, la NASCAR mi manca. Quindi, in occasione di questa gara, si sono presentati ovviamente diciamo, fare presenza, presenziare, inaugurare l'auto, se vogliamo, tre dei nostri cinque ragazzotti, Nick, Kevin e Brian. Hai Ehm, tagliato i capelli. Kevin, sì, sì, si è tagliati i capelli. Ehm, L'epiteto ormai. sì, ormai. E praticamente hanno, vabbè, oltre a farsi le foto con questa macchina, farsi portare in giro, eccetera, eccetera, Nick ha addirittura portato i figlioli a vedere la macchina, a provare la macchina e quant'altro. L'hanno anche guidata. No, scherzo. Sì, guidata, sì, hanno fatto finta di guidarla, certamente, eccetera. E tra l'altro io avevo letto delle, chiamiamole, neanche statistiche, però insomma mi erano capitate sott'occhio delle tabelle che dicevano quanto costa. La livrea? Esatto. Quanto costa? Allora no, non lo so, ma poi perché poi Mm. dipendeva dal fatto se era solo per una gara, se era per tutto il campionato, quindi c'erano Mhm. troppe variabili, non lo so. Tanto, Tanto? tanto, Vabbè. tanto. È tanta pubblicità negli Stati Uniti. Esatto, però appunto, come dicevamo, la NASCAR negli Stati Uniti è iper famosa, guardata da tutti, quindi se qualcuno ancora non avesse colto che i Backstreet Boys faranno una residency alla Sphere, non so come sia possibile perché credo che lo sappiano anche i sassi, ma Avrà eh, anche adesso male. lo sanno. No, ma tra l'altro c'era anche in vendita la macchina di varie cose sul sito internet. Io l'ho comprata, però ho comprato quella che costa di meno e non gliela farò, non la farò a mio figlio. Ma Assolutamente perché c'era anche di non la toccherà. diverse. Quali Mm, erano le variabili? 140 Ah, la la grandezza quindi. grandezza, sì, Ok. 140 dollari, poi un po' di meno, tipo 75 e 15 dollari. Io ho preso da quella da 15 dollari, che Ah, quella il modellino proprio. sì, però la volevo, però non si tocca. Beh, Io sono quella che ha collezionismo. e sono fissata. I miei Funko Pop non escono dalla scatola, Certo. proprio rimangono là dentro, tipo dalla Sheldon Cooper, capito? Immagino, assolutamente, io sono E d'accordo. poi ho tutte le bustine con dentro, sai, gli action figure dei Backstreet Boys, quelle che la Burger King facevano negli Stati Uniti? Quelle. Io ce l'ho tutte quante nelle bustine. Me le hanno regalate e non le ho aperte. E no, io chiaramente tutte queste cose non le avevo, però sono una piccola nerd anch'io, quindi ho anch'io una serie di Funko Pop che stanno nelle mie Poi, scatole, i miei Lego, guai a chi mi tocca i miei Lego, e quindi sì, assolutamente, la macchinina non mi interessava particolarmente, ma perché era una macchinina della NASCAR, se fosse stata una macchinina della Formula 1 con la livrea dei Backstreet Boys, la compravo. porca miseria, sì, però dipendeva sarebbe dipeso anche dalla marca, nel senso da chi perché se tu mi fai Red Dalla Bull, scuderia, dici? mhm, se Eh, tu mi fai una Red Bull con la livrea dei Backstreet Boys, no.
Se c'è la Ferrari con la livrea dei Backstreet Boys, sì, perché quando hanno corso a Miami la Ferrari aveva i colori dei Backstreet Boys di Millennium, bianco e celeste. Infatti Ah, io ho ecco. detto bianco celeste che mi ricordava anche la Lazio, io ero un po' così perché sono tifosa della Roma, quindi Allora, prima di vabbè. chiudere, perché abbiamo soltanto più un 5 minuti di tempo, ultima cosa che sta succedendo online, insomma, ma proprio due parole, avrete notato che l'account ufficiale dei Backstreet Boys sta pubblicando piano piano le nuove foto che immagino comporranno il booklet del nuovo album Millennium 2.0. Cioè, io in realtà spero che, essendo tipo un doppio CD, abbia il doppio libretto, nel senso che ci siano sia la versione vecchia e la versione nuova per completezza. Uh, Però io l'ho distrutto quasi quello vecchio. comunque, vabbè, questa era una mia speranza. A differenza della prima versione, dove insomma c'erano queste foto, ma nessuno si era mai domandato effettivamente perché avessero scelto quella determinata tipologia di foto, come possiamo chiamarla? L'elemento, Quel vibe, ok? il vibe. Adesso l'account stesso e loro stesso ci hanno fatto capire che praticamente è una questione di quale elemento viene abbinato a quale ragazzo, una volta, a quale membro Nuovo. dei Backstreet Boys. Quindi abbiamo scoperto che AJ sarebbe il sole, abbiamo scoperto che Brian è Là, l'aria, Howie il il fuoco. fuego. Ce ne mancano due. Ora, Nick Nick e è acqua. l'acqua, punto. Cioè, anche nel dubbio aveva i piedi a mollo, è l'acqua. No, me lo ricordo con il mio creepissimo fotomontaggio di cui ho Mi parlato ricordo l'altro. che ne hai parlato l'altra volta. Ci manca Kevin, nel senso che in linea teorica, se vogliamo chiudere il circolo degli E elementi, terra. dovrebbe essere la Terra. Però, se voi andate a vedere le vecchie foto dell'album, lui era tipo attaccato, appoggiato a un muro che sembrava tipo di metallo. Man of Steel. Si vede? Non si vede, si vede. Eccolo. Vede lui in realtà il muro poco. Magari vi postiamo la foto sui social, così ci Sì, dite. ecco, un po' più Quindi, boh, nel ferro. senso che io l'ho pensata così, ho detto, vabbè, ok, i metalli però tecnicamente stanno nelle rocce, no? Quindi rocce, la terra, comunque quello è. Cosa ne pensate voi? Diteci. Il nostro Kevin, il nostro Man of Martin, Steel. Lo chiamavano train, no? Quindi i treni sono fatti di metallo, mamma mia, eh? Che pirata. non si piega, è come il metallo. Certo, vabbè, diteci, fateci sapere, adesso vi postiamo la foto sui social e ci dite cosa ne pensate. Secondo voi qual è l'elemento associato a Kevin? E poi lo scopriremo quando ci butteranno Vado a fuori. vedere, ma non mi ricordo qual era. Ma E, l'avevo pronunciata. Ma vabbè. e nient'altro. Per il resto, questa prima puntata delle Backstreet News finisce qua. Ta-da! Esatto, e ci aggiorniamo sicuramente non appena esce il documentario, magari anche prima se escono delle novità, e stiamo lavorando per la live. Quindi a breve uscirà un sondaggio su quando preferireste farla. Stiamo parlando di una live su Instagram perché è la cosa più comoda. E Semplice. rispondete numerosi per cortesia, così noi cerchiamo di organizzarci e di capire perché le live sono carine se c'è partecipazione da parte dei follower, altrimenti ci chiamiamo io e Ale e ci facciamo una telefonata, e che è la stessa cosa. Quindi, grazie mille, buon pomeriggio o mattina in base a quando guarderete questo video e a prestissimo. Un bacio a tutti. Ciao Ciao a ciao. tutti!